Hi, ciao amici. Gianni Bravo is back, come dico sempre. Questo canale, per quanti non lo conoscessero, è nato per fare commenti, reazioni sulla musica italiana e internazionale. Non è nato tantissimo tempo fa, il canale è abbastanza giovane, non come, ripeto sempre, il sottoscritto. Insomma, io faccio e seguo musica da tutta la vita, anche se per professione ho fatto il designer, in particolare di moda, calzature, per tutta la mia vita, unendo musica e il mio lavoro. Che cosa voglio dire? Oggi sono qui perché sono stato invitato da un commento a fare una reaction, un commento su artiste spagnole che non hanno vinto, diciamo non si sono qualificate per l'Eurovision. Io ho appena fatto una reaction sulla partecipante all'Eurovision della Spagna, Chanel, con il suo pezzo Slow Mo, che ho anche commentato, e proprio grazie al commento mi è arrivato l'invito a fare questa reaction su queste artiste spagnole, galiziane esattamente, si chiamano Tanxugueras, il gruppo, la band. E io quindi ho fatto un piccolo spoiler, leggerissimo spoiler, perché poi mi piace guardarla qui e magari commentarla. Ma da quel piccolo spoiler che ho fatto, insomma, ho notato alcune cose che poi mi piacerà commentare con voi relativamente a loro, ma non voglio spendere troppe parole prima. Guardiamoci insieme la loro esibizione alla finale per l'Eurovision e poi farò il mio commento. Esta noite foliada, esta noite será nas doce no turreiro, compañeiriña leal, compañeiriña leal, compañeiriña leal. Esta noite foliada, para cantar veño eu, a bandeira está na man, a turuxa canta a min, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar. A bandeira está na man. Noi a frontiere, ei veñen, por
bravissimo. So, c'è molto da dire. Io devo fare una premessa. Amo la Spagna, l'ho visitata tantissime volte, la conosco molto bene. Amo, e quindi parto da questo per fare il commento su questa bellissima realtà musicale spagnola. Noi italiani, cugini con i nostri, diciamo, cugini spagnoli, viviamo anche noi, come la Spagna, di stereotipi. Il mondo conosce la Spagna magari per alcune peculiarità, magari pensa alla Spagna come con il flamenco, la Plaza de Toros, magari per alcune caratteristiche, a noi magari stereotipati con la pizza e il mandolino piuttosto che altre cose, ma la verità è che la Spagna è una terra ricchissima di tradizioni, di culture, di lingue, e quindi voglio puntualizzare, voglio dire una cosa, senza nulla togliere a Chanel, che rappresenterà la Spagna egregiamente con una bellissima performance, e quindi certamente in bocca al lupo a Chanel. Questo che ho appena visto non mi sarebbe per niente dispiaciuto che rappresentasse la Spagna, ripeto, senza nulla togliere alla bravissima Chanel, e per motivi che io sinceramente sento molto da un certo punto di vista, cioè il fatto che le nazioni e la Spagna, per quello che è, per quello che rappresenta culturalmente, storicamente, per la ricchezza che ha, essere raccontata magari in una manifestazione, seppur leggera come l'Eurovision, che magari a molti piace anche questa internazionalizzazione, un po' in cui un po' tutto viene in qualche maniera globalizzato, e quindi in queste performance che molto spesso vedono artisti di tante nazioni che magari cantano in lingue in inglese piuttosto che... E io sinceramente quando sento gli artisti che presenti all'Eurovision che cantano magari nelle loro lingue e magari portando anche un pezzo delle tradizioni che magari molti nemmeno conoscono delle proprie nazioni, certo quella è una cosa che a me non dispiace, non è che sia in quel tipo di manifestazione probabilmente in cui tutti vogliono magari primeggiare e vincere, e quindi si perde forse anche il senso vero poi della manifestazione, che per me è poi invece il messaggio bellissimo che le nazioni in qualche modo attraverso anche la musica si raccontino un po' a chi magari le conosce anche un poco. La Spagna è una nazione conosciutissima, ma molto spesso poco conosciuta. Secondo me anche un po' l'Italia soffre della stessa cosa. Cioè viviamo molto di stereotipi, e quindi ripeto e concludo, per me sono straordinarie. Anzi ringrazio chi mi ha messo il link delle Tanxugueras, che non conoscevo peraltro, ma io, ripeto, ho iniziato da pochissimo a fare reaction sull'Eurovision, tendo a viaggiare un po' nel mondo, a cercare realtà anche alternative, e mi fa piacere aver conosciuto queste artiste che trovo straordinarie, sia per il messaggio che implicitamente portano dentro a tradizione, a preservare anche quelle che tendono a scomparire come
peculiarità dei nostri meravigliosi paesi. La Spagna è ricchissima di culture e tradizioni, è multilingue. Insomma, io che ho viaggiato un po' in Spagna in diverse occasioni, insomma, dal catalano al galiziano e quindi al basco, ma voglio dire, viva la musica, viva gli artisti che preservano e conservano queste realtà straordinarie che tendono a perdersi. Penso alla pizzica o piuttosto che la tamburiata in Italia, e penso alle tantissime realtà che molto spesso dimentichiamo, e viva che artisti di questo livello ce le ripresentino e forse, dico così, è anche un piccolo peccato che magari, ripeto, non voglio offendere nessuno, ma la straordinaria Chanel, sono felice che sarà lì e farà sicuramente un figurone, ma certamente loro non avrebbero demeritato. Le trovo bellissime. Chiudo ringraziando ancora chi mi ha messo il link, perché le voglio andare a scoprire queste artiste, perché mi piacciono molto, e come dico sempre, enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao a tutti.